Ciao a tutti, amici dei pesci. Benvenuti se siete nuovi e bentornati se mi seguite da un po'. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, chakra, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene. Mostrami pesci, tendenze energetiche generali per la seconda metà di ottobre. Bene, abbiamo la carta dell'appeso, amici dei pesci, periodo di riflessione, periodo di introspezione. Quando c'è la carta dell'appeso si ha sempre la possibilità di vedere le cose da un altro punto di vista, è una carta di presa di consapevolezza, è anche una carta che rallenta un po' le energie. Andiamo a vedere con gli oracoli che cosa vi vogliono dire. Vediamo. Ok, secondo le regole, carta numero 11. Vi faccio notare che l'appeso è una carta numero 12. Ok? Due numeri molto importanti. Cercate pure su YouTube. Secondo le regole, qui fa riferimento a delle regole universali. Ci sono delle leggi universali e diciamo che ogni cosa arriva a suo tempo, diciamo che un po' il succo è quello. Ci sono delle cose che vanno fatte in un certo modo perché sono le regole, diciamo, della natura, dell'universo, ok? Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Vi ricordo che le letture sono fatte per un collettivo, quindi è facile che non risuoni tutto. Voi prendete quello che vi serve e il resto lo lasciate semplicemente andare all'universo. Se non dovesse risuonare nulla o se volete completare il vostro messaggio, potete sempre ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Nel caso poi vogliate contattarmi, trovate il mio indirizzo email sotto nella descrizione del video. Bene, andiamo a vedere. Partiamo con un 9 di coppe al contrario. Devo dire che questa lettura ha suscitato abbastanza interesse, è piaciuta. Mi rendo conto che a differenza dell'altra è un po' meno specifica, però diciamo la differenza sostanziale era che con l'altra veniva fuori diciamo il movimento più importante e da lì si andava ad approfondire, mentre con questa si va a vedere un po' diciamo tutti i campi se vogliamo, anche se sì è vero è una lettura più generale, però comunque mi sembra personalmente che sia un po' più completa. Poi continuate pure a scrivermi nei commenti che cosa ne pensate e come vi trovate, che a me comunque serve sempre come aiuto per orientarmi. Allora, cominciamo con il 9 di coppe al contrario, poi abbiamo la carta del mondo, la carta della regina di bastoni, il cavaliere di bastoni, un 2 di spade, un asso di pentacoli, abbiamo la carta del giudizio, andiamo, adesso qua se ne sono girate un sacco. Ok. La carta del giudizio, il cavaliere di pentacoli e poi abbiamo il 6 di coppe. Vicino abbiamo il 7 di pentacoli e poi a parte un 7 di coppe al contrario. Allora, c'è la carta del mondo, che è quella che mi attira diciamo di più l'attenzione, e l'asso di denari con il 7 di pentacoli. Vedo una sorta di attesa. Il 7 di pentacoli ha un po' la stessa energia dell'appeso, di pazienza, di riflessione, di attesa positiva in realtà, perché il 7 di pentacoli è in questo caso una fanciulla, che semplicemente attende che i frutti maturino, quindi è un'attesa con un atteggiamento positivo, perché lei comunque è sicura che poi i frutti arriveranno. Ehm, Guardate, per molte persone il mondo fa riferimento al mondo interiore, per qualcun altro parla di un cambio in quello che è il mondo esteriore. Di sicuro quando arriva la carta del mondo nella lettura è perché c'è qualche tipo di notizia positiva, qualche tipo di compimento e di chiusura a ciclo che sta per arrivare. Allora, partiamo dal lato spirituale, diciamo così, dei prossimi 15 giorni e sento che molte persone
grazie a questa carta dell'appeso e alla carta del giudizio, avranno un risveglio su una questione, su una persona, avranno come un'illuminazione, un'idea. Ehm, la carta dell'appeso vi dà la possibilità di vedere le cose da più punti di vista e da una prospettiva diversa, quindi farvi anche un'idea di tipo diverso, perché comunque la carta centrale è un 9 di coppe, quindi diciamo che un totale appagamento in questo momento proprio non c'è. Sento una forte, forte, forte energia statica comunque, che sfiora anche la pigrizia, mi verrebbe da dire, in certi casi, no? Quindi voglio dire, c'è da riflettere, c'è da... io credo che per molte persone sia una sorta di attesa forzata, perché qui abbiamo il secondo, le regole, quindi c'è un qualche tipo di risultato, di movimento, di avanzamento che non potete fare altro che aspettare fondamentalmente. Però ecco, vi dico che intendo da un punto di vista pratico, fisico, perché comunque da un punto di vista diciamo un po' più mentale, un po' più astratto, sento che farete un'evoluzione notevole. C'è proprio è qualcosa cioè prenderete consapevolezza di qualcosa che riguarda principalmente il passato, la vostra infanzia. Ehm, abbiamo un 7 di coppe, quindi qui qualcuno probabilmente era rimasto attaccato a delle idee o a delle illusioni che avendo queste due carte richiamano molto l'infanzia, quindi può essere che siano cose vecchie ed è per quello che arriva l'appeso, vi dà la possibilità di vedere le cose come sono realmente, ok? Ok, da un punto di vista delle relazioni, quindi famiglia, partner, figli, amici, gruppi di lavoro, guardate, in realtà non sento che vada poi così male. L'unica cosa è che, vi dico, potrebbe essere, se siete single, potrebbe essere che entrino più persone. Una di queste persone potrebbe essere una persona legata, a cioè non tanto la persona in sé, perché magari qualcuno non la conosce, invece per qualcun altro una persona che già si conosce da un passato, magari un amico di un amico, un parente di un amico, qualcuno che si conosce da lontano, diciamo così, no? E con il quale o la quale si potrebbe iniziare a pensare di instaurare, non dico un rapporto, però almeno una comunicazione, ok? C'è un 2 di spade comunque, vi sento abbastanza su voi stessi, anche perché qui abbiamo la carta dell'appeso, quindi sì, potrebbe essere qualcuno che più o meno vi interessa, ma vi vedo un po' guardinghi, diciamo così. Se invece siete in una coppia stabile, vi sento bene in realtà, potreste prendere consapevolezza anche qui all'interno della relazione di alcune dinamiche da poter migliorare. Ehm, ecco, qui sento che ci sarà, diciamo così, potrebbe essere un familiare, un amico, qualcuno, come ripeto, che, cioè come ho detto prima, qualcuno che conoscevate da tanto tempo e che non vedete più da tanto tempo, che potrebbe farsi di nuovo vivo. Non dico che sia un ex, può anche essere veramente un amico o un'amica che non si vedeva da tanto tempo, una persona, e che potrebbe in qualche modo, non so se il confrontarsi con questa persona piuttosto che l'iniziare, perché comunque qui ho un asso di pentacoli, l'iniziare qualche tipo di discorso con questa persona, ehm, sento che potrebbe, come dire, migliorare la vostra situazione economica. Magari è una persona che non vedete da tempo e che adesso si intende di banca e di finanza, vi dà due dritte, vi propone, non lo so, quel fondo pensione vantaggiosissimo e in qualche modo vi può aiutare, diciamo, a stabilizzare le vostre finanze, mi viene da dire, i vostri risparmi, ok?
Nel caso aveste figli, ecco, lì potrebbe esserci qualche spesuccia in più rispetto al solito, però mi rendo conto che siamo a inizio ottobre, quindi siamo ancora sull'onda dell'inizio delle scuole, quindi ecco, l'unica cosa che potrebbe un po' a livello familiare, insomma, creare un impegno di un certo di tipo economico, ecco. Per il resto vi dirò, vi sento molto bene. Da un punto di vista lavorativo, con questo asso di denari fa ben sperare perché c'è un nuovo inizio, c'è un nuovo tipo di percorso. Mm? L'asso di denari è sempre una nuova occasione, un dono, come vi posso dire, un regalo, un nuovo tipo di percorso. Potrebbe anche essere semplicemente un'idea che vi arriva in questa fase di appeso dove voi iniziate qualche cosa di nuovo. Nel caso non abbiate un lavoro, si potrebbe proprio trattare di un nuovo tipo di lavoro, di contratto, ecco, non vedo proprio carte che vi facciano firmare un contratto, ma se considerate che comunque c'è il mondo e c'è l'asso di pentacoli che è il completamento, una chiusura a ciclo per poi ricominciare, la carta del giudizio è una rinascita e l'asso di pentacoli un nuovo inizio. Sento che comunque, anche se non è un contratto magari a tempo indeterminato, ma qualche cosa di nuovo, qualche cambio ci sarà nella vostra situazione lavorativa e si va verso qualche cosa di migliore, qualche cosa di più abbondante, qualche cosa che vi dia la possibilità, secondo me, di fare il cammino che voi sentite migliore o più giusto per voi. Sento che con questo 7 di coppe al contrario vengono un po' fuori le illusioni, no? Perché comunque 6 di coppe è una carta che parla di infanzia, di sentimenti genuini, però sì, quando si è bambini si fanno anche determinate proiezioni, si, diciamo così, metabolizzano le emozioni in un determinato modo e da lì poi ci si regola crescendo, no? Sento che l'appeso vi darà la possibilità di rivalutare tutte quelle che magari fino adesso per voi sono state illusioni. C'è qualcosa qui a cui dovete togliere il velo comunque perché avete un 2 di spade, c'è una sorta di indecisione. Guardate, per qualcuno, se fosse single, per qualcuno potrebbe essere che si annunci, si manifesti, diciamo così, come si dice? Non mi viene il termine, comunque che una persona che già conoscete da tempo, con la quale c'è già un affetto, ecco, si dichiari, ok? E potrebbe essere una persona vicino alla vostra cerchia abituale di conoscenze, mm? Ma per qualcuno sento che è un amico proprio da tanto tempo, perché comunque avete due carte che riguardano il passato e io sento che è una persona anche con la quale vi trovate molto bene a parlare, c'è una forte intesa spirituale. Ecco, un consiglio che mi posso ehm, così sentire di dare è di sfruttare questa fase di appeso, questa fase di attesa, questa fase di non completo appagamento che magari state vivendo in questo periodo per, diciamo, trasformare l'energia invece dei prossimi giorni. Nel senso, cercate di capire quali sono le illusioni dalle quali vi dovete staccare e sento che comunque un nuovo inizio, avete due carte bellissime, quindi un nuovo inizio qui ci sarà. Bene, allora andiamo a vedere, ho un oracolo che così vi dà dei pensieri su cui meditare in questo periodo. Allora, il primo gruppo di carte è la situazione insomma, o la difficoltà del momento. Il mazzetto giallo è la credenza, la possibile credenza che potreste avere su questa situazione o questa relazione, mentre le carte rosse sono un consiglio su che tipo di azione poter fare. Andiamo a vedere le carte blu. Ovviamente non risuonerà con tutti, però comunque possono essere degli ottimi spunti di riflessione. Perché mi è difficile essere libero o libera? Secondo le regole. Qui c'è qualcuno che non riesce a staccarsi probabilmente dalle regole.
le illusioni potrebbero anche essere quelle, le regole che ci dicono che dobbiamo seguire. Qui qualcuno in queste regole non si sente bene, sta iniziando a creare la propria realtà. C'è il risveglio in questa fine ottobre, quindi qualcuno qui si renderà conto che probabilmente le regole che gli hanno imposto non sono più adatte, diciamo così. Ok, allora andiamo a vedere la credenza perché ho troppe aspettative. Ok, quindi qui si tratta di abbassare un pochettino l'asticella dell'ambizione. Le aspettative, ragazzi, fanno parte delle proiezioni. Cioè un discorso è, va bene avere l'ambizione, però poi ecco, quando si hanno troppe aspettative si iniziano a fare le proiezioni. Andiamo a vedere invece un'azione che potreste fare, un'azione, insomma, perché vi possa aiutare in questo periodo. Riconosco di meritarmi più di quanto penso e agisco di conseguenza. Interessante perché qui è venuto fuori la carta delle aspettative, ok? Quindi probabilmente qui qualcuno si aspetta qualche cosa dagli altri, dall'esterno, dal mondo, qualche tipo di riconoscimento. Però in realtà qualcuno probabilmente ha una credenza limitante su quanto merita di ricevere. Qui bisogna semplicemente prendere atto del fatto che si ha diritto ad essere amati, a ricevere amore, ad essere abbondanti. E poi abbiamo, verifico se il mio desiderio è motivato da una paura o da una necessità. Sì, perché molte volte si prendono delle scelte che sono dettate dalla paura, ok? Ehm, Capita che quando si ha nei momenti un po' arrabbiati, drammatici, tragici, quando si fanno le scelte in quei momenti lì, normalmente non sono mai buone. Quindi ehm, rendetevi conto, fate un'autoanalisi con l'appeso per vedere se comunque la vostra esigenza, il vostro desiderio, perché qui abbiamo la carta del sogno compiuto che ha il contrario, è motivato da una paura o da una necessità, appunto. Ricordatevi sempre che è l'ego che ha bisogno di dimostrare o di avere certezze, di controllare, ok? All'ego non piace cambiare, quindi boicotterà ogni tentativo di cambiamento. Andiamo a vedere un ultimo oracolo per vedere come chiudiamo la lettura. Allora, prenderò solo quella che si è girata. Wow, che bello! Energia degli indiani d'America. Qui vi dice, mi verrebbe da dire di rivolgervi a un guaritore sciamano, ok? Ehm, C'è comunque qualche legame che avete o comunque diciamo vi consigliano di affidarvi a qualche animale totem in questo caso. Potete anche usare quelli che sono i ritmi musicali e magari intonare dei vocalizzi perché qui parliamo di pulizia e di canzoni che puliscono. Quindi sapete che ci sono proprio dei, diciamo, dei riti, sì, loro, sono dei rituali che loro fanno, dove anche cantano, oltre all'utilizzo di erbe, di oli essenziali e magari appunto bruciano erbe, c'è anche un canto insieme e quello è proprio per pulire, sì, si usa il canto, si usa la voce per pulire e qui, guardate, in questo caso sento che potrebbe anche essere un consiglio a fare quelle meditazioni verbali, cioè quelle proprio dove si usa la voce. Ce ne sono diverse, potete provare a cercare su internet, però è un qualche tipo di lavoro che attiva il quinto chakra, si fa con appunto il quinto chakra. Guardate, io una volta ho partecipato a un seminario
era una giornata intera, quindi mi pare fossero tipo 6 o 7 ore di canto, che era un canto appunto fatto così, solo con vocalizzi e cose di questo genere. Però l'insegnante ci teneva, insomma, ci spiegava alcune tecniche per come cantare, da dove doveva venire fuori la voce e che tipo di visualizzazione energetica dovevamo fare per far uscire la voce. Ragazzi, io il lunedì non avevo più male al collo, cioè io patisco parecchio di cervicale e vi garantisco che non avevo più male, si era come sbloccato il quinto chakra, lavorando 6 ore, cioè, facendolo lavorare appunto, verbalizzando, cantando, che poi ripeto, erano puri vocalizzi, non c'erano parole concrete. Io non ho avuto più il torcicollo il giorno dopo, il torcicollo, scusate, la cervicale il giorno dopo. Riuscivo di nuovo a muovere il collo in modo molto libero. Quindi, e lì mi sono proprio accorta della forza del canto. E qui è quello che un po' vi vogliono dire. Cari amici dei pesci, spero che la lettura vi sia stata utile. Se comunque vi è piaciuta e vi ha dato delle informazioni interessanti, potete sempre mettere un like, potete iscrivervi, condividere, commentare, lasciare una donazione. Ogni tipo di supporto per me è importante. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!